Ebbene sì, un sigaro, fumo. Il fumo. Tutti ci dicono che il fumo fa male, ma nessuno ci dice come fare a liberarcene. Sì, ho fatto un sacco di cavolate con i cerotti, le pastiglie, la nicotina. Io invece voglio parlarvi della possibilità di fare qualcosa di differente se avete voglia di fumare, sia che vogliate liberarvene, sia invece che vogliate continuare a fumare, ma insieme a questa cosa, a questo vizio, se vogliamo, riuscire ad essere indipendenti usando un particolare lavoro alchemico, quindi vi darò due ricette, per poter eventualmente usare, cavalcare la tigre, come si dice, questo vizio, questo bisogno del corpo fisico, per aiutarvi nell'ascesa interiore. E non, oppure smettere. Quindi io adesso questo lo lascio, era per cominciare, eccolo qua, per farvi, per cominciare il discorso. Il fumo. Il fumo va a colpire direttamente il corpo mercuriale, quindi va a colpire il cervello, tutto ciò che c'è qui dentro, tramite i polmoni che sono mercuriali. Quindi essendo sotto la dominazione di Mercurio e tutto ciò che è scambio è dominazione mercuriale, ecco che il fumo, entrando dentro il sangue, viene immediatamente sparato nella testa. Non per niente il fumo calma, tranquillizza, no? Io mi ricordo ancora mio padre, quando ero bimbo, vi dico una cosa bruttissima, io me la ricordo, potevo avere 5 anni, 6 anni, quando delle volte mi svegliavo di notte, perché dormivo nel letto, delle volte, sapete, bambini, nel lettone con i genitori, mi ricordo mio padre che accendeva una sigaretta e fumava, pazzo, manicomiato, però lo faceva. Ricordo la luce nel buio, quella luce della sigaretta. Quindi questo me lo sono portato dietro per molto tempo. Era una schiavitù. Mio padre è morto molto giovane, è morto a 56 anni, con un disturbo del cuore dato dal troppo fumo. Aveva già 3 bypass, però non riusciva a smettere di fumare. Quindi, perché? Perché tutto ciò che è scambi, tutto ciò che è movimento è sotto Mercurio. In una certa maniera anche il cuore in alcune funzioni è sotto Mercurio, anche se è solare. Va bene? Ma il fumo, dicevo, va a investire di sé tutto ciò che la pelle, i denti, la faccia. Solitamente chi fuma tanto ha un aspetto un po' grigiastro. Lasciamo stare poi i denti, no? La nicotina li rende gialli, li rende sporchi, l'alito diventa abbastanza pesante, però non si sa che fa male, però non ci si riesce a liberare perché dice a me piace, ormai mi rilassa, magari eccetera, eccetera. Mi ricordo un mio discepolo di Miami, lui, un avvocato di fama, che lo ricorderò sempre, quando l'ultima volta che l'ho incontrato a Las Vegas, mi ricordo che lui aveva la sigaretta in bocca, George si chiamava, quando la sigaretta stava finendo, prendeva il pacchetto e si accendeva quella sigaretta con la sigaretta che finiva e continuava. E così, quindi 2, 3, 4 pacchetti al giorno. È morto di cancro ai polmoni 3 anni fa, 2 anni, 2 anni e mezzo fa. Aveva tutto, ricchezza, fama, un bravissimo avvocato, viveva a Miami, voglio dire, cioè, aveva una casa stupenda, una professione avviata, eppure questa schiavitù non riusciva. Era arrivato a grandi gradi nella Golden Dawn ed altre ordini e non era riuscito però a vincere questa schiavitù. Troppo tardi, io perché non l'avevo conosciuto fisicamente, l'ho conosciuto molto più in là e quindi non era più possibile, troppo tardi mi è stato chiesto aiutami perché sto morendo di cancro. Ci ho provato, ha avuto un miglioramento, però era troppo tardi. L'unica cura era la morte, quindi è morto. Ma come si fa
è possibile avere due possibilità, appunto, dicevo, o smettere di fumare, oppure usare questa cosa per farsi del bene a livello sottile, non a livello fisico, ma a livello sottile. Per esempio, una cosa molto importante da fare per chi vuole smettere di fumare è fare un buon distillato di peperoncino ed aglio, cioè prendete, se avete un distillatore usate un distillatore, se no prendete direttamente una pentola, un qualcosa di simile, tipo le teiere, mettetela sul fuoco, metteteci dentro almeno 90 grammi di peperoncino secco con 3 spicchi di aglio schiacciato, lasciatelo bollire molto, 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 insomma che non si consumi l'acqua, voglio dire. Fate in modo che se l'acqua è, ammettiamo, 200 ml, che diventi massimo 50 ml, quindi si concentri molto. Attenzione perché sarà piccantissimo, quindi calma. Dopodiché prendete dell'alcol che vendono ai supermercati, in Italia perlomeno, all'estero, chi mi sente all'estero mi scriva e quindi se non riesce a trovarlo si può vedere di fare diversamente. Per esempio dove sono io non è possibile comprare l'alcol, bisogna farselo. Quindi in Italia c'è e quindi potete comprare l'alcol che ti fanno i dolci, ti fanno il limoncello, tutte queste cose qua. Fatto questo, prendete questi 50 ml di acqua che è concentrata, filtratela ancora calda, quindi togliete la scoria della grammatura del peperoncino e dell'aglio, e dopodiché aggiungete per 5 gocce di questa acqua 10 gocce di alcol. Quindi fate conto, quindi se è 50 ml, voi dovete, proprio prendete così, proprio prendete 1, 2, 3, 4 e 5 di acqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 e 5. Così siete precisi. Quando arrivate a una buona quantità, abbiate un po' di pazienza, voglio dire, chi vuol fare più veloce fa 2 calcoli e lo fa, voglio dire, no? È il doppio in pratica, di 50 diventa 100 insomma, di alcol, insomma, potete metterlo. Agitatelo per almeno un minuto e mezzo, dopodiché lasciatelo riposare. Fatto questo, poi assaggiatene una goccia. Se è troppo piccante, sotto la lingua assaggiatela, se è troppo piccante aggiungete per una goccia di questo finale composto 10 gocce di acqua distillata che potete trovare tranquillamente, non quella dei ferro da stiro, compratela in farmacia. E quindi 1-10. In questa maniera vedete che non è piccante. Se ancora per voi è piccante, fate 1-20. Insomma, tentate di capire quando lo sopportate. Chi invece ha il distillatore o ha una cosa simile, metta in maniera differente, metta 200 ml di alcol, metta dentro questi 90 grammi di peperoncino secco, 3 spicchi d'aglio, faccia fare una distillazione, il risultato faccia una goccia di alcol, 10 gocce di acqua, oppure finché la sensibilità non è eccessiva. Vedete che sono due processi diversi per chi ha il distillatore e per chi non lo ha, però hanno lo stesso effetto. Fatto questo, prendete 3 gocce sotto la lingua ogni volta che avete voglia di fumare. Se persistete, noterete veramente c'è miracoli. Questo qui per smettere di fumare. Ci vuole un po' di volontà, ma questo già di per sé stesso va a colpire il fatto di non fumare. Cioè, ha un effetto maggiore dei cerotti, ha un effetto maggiore delle pillole. Un'altra cosa, per esempio, invece, per chi dice non voglio smettere di fumare, a me mi piace così, la vita è mia e chi se ne frega, posso morire adesso, posso morire fra 10 anni, non me ne frega niente. C'è gente comunque che ho conosciuto al mio paese quando ero ragazzo, fumatori di quelli proprio accaniti, vissuti fino a 90 anni, 85 anni, sì, c'aveva una tosse, però sono vissuti. Invece di contro mio zio, per esempio, è morto anche lui di cuore e fumava tanto. Cioè, vedete che dipende dalla forza energetica di ciascuno di noi. È indubbio che però il fumo fa male. No.
al 100%, non al 90% fa male, il 10% fa bene, intendiamoci. Quindi cosa fate? Prendete la sigaretta, visto che fumate le sigarette, e abbiate quella pazienza di non fumare quelle sigarette già fatte dagli altri. Prendete il tabacco, se possibile, e mettetelo a bagno, il tabacco, apritelo in pratica, se volete pure comprate del tabacco, quello normale per farsi le sigarette, se non vi piace quel gusto e dice no, ma io fumo le Danil. Vabbè, ok, prendi le Danil, purtroppo non le puoi fumare con questa tecnica, senza togliere il tabacco e quindi renderlo alchemico. Prendete questo tabacco, mettetelo da parte, quindi lo mettete da parte tranquillamente, fatelo all'aria, fatelo seccare un po' per una giornata, 2 giorni, specialmente se c'è aria un pochino tiepida. Fatto ciò, nel frattempo, se prendete dell'alcol, sempre alcol come ho detto prima, almeno un 500 ml. Quest'alcol qui, se avete un distillatore, fatelo fare una distillazione, diventerà più sottile. Se non avete il distillatore, mettetelo leggermente su fuoco, tappato, con una pipa, potete usare anche la pentola a pressione, fatelo che ci sia un foro che possa uscire, che c'è di sfogo, fatelo avere una bollitura almeno per 5 minuti. In questa maniera c'è la possibilità di renderlo leggermente più sottile. Quindi però se avete il distillatore è meglio per questo lavoro. Tanto costano poco, c'è gli alambichi, ci sono da 20 euro, da 30 euro, da 50 euro, cioè, e vi divertite pure. Fatto questo, quando avete quest'alcol un pochino più sottile, metteteci dentro a bagno, in pratica, nell'alcol della menta. Cioè prendete menta fresca se possibile, se no menta secca, ma se possibile menta fresca, almeno un 100 grammi, quindi 100 grammi se è fresca, se 100 grammi secca diventa troppa, ne mettete quanto può starne, 20 grammi, 30 grammi, ok? Quindi mettetela direttamente lì, chiudete, lasciatela a macerare per almeno quello, 24 ore, insomma 2 giorni massimo 48 ore. Quando vedete che, bene o male, se è fresca si colorerà l'alcol, comunque 48 ore già basta. Fatto questo, colate, prendete il tabacco, mettetelo dentro l'alcol. Fatelo stare dentro l'alcol, però a tappo aperto. Lasciatelo evaporare, quindi l'alcol evaporerà e tutto ciò che aveva estratto dalla menta lo passerà al tabacco. Fatto questo, è pronto per essere fumato. Si può fare anche questo con le sigarette. Cioè una volta fatto questo alcol si mettono le sigarette una per una in piedi con il filtro fuori, proprio si bagnano, si escono piano piano in modo che non si spaccano, attenti, se stanno troppo si romperanno, no? Così a bagno, appena li uscite, li mettete poggiati da qualche parte, li fate asciugare. C'è anche questa tecnica se uno dice no, io non voglio fare a meno del filtro, se no il tabacco è pronto, quando tutto l'alcol sarà evaporato e si sarà seccato un'altra volta, è pronto. Questo, fumando ciò, se non potete farne a meno, andrà a sviluppare, andrà a darvi una mano a sviluppare il corpo mercuriale o mentale e quindi a darvi la capacità della mente più ferma, la capacità di un'acutezza cerebrale, la capacità eccetera eccetera. Quindi andrete a usare qualcosa che vi fa male per qualcosa che vi fa bene. Se siete allergici alla menta, chiaramente non lo fate. Mi raccomando, siete stati, se siete allergici alla menta. Queste sono 2 ricette semplici, ce ne sono tante altre, ma molto più efficaci, ma sono per alchimisti che voi non avete tutto ciò che può servire. Però, ripeto, questo è uno dei 2 modi per poter vincere il fumo, oppure per dare un beneficio. E questo appunto ci fa pensare una cosa. Perché a noi ci danno un vizio, ma non ci danno la possibilità di vincerlo, questo vizio, o di usarlo in qualche maniera costruttiva? E qui entriamo nella via dei sensi. Qui entriamo nella via dei sensi, una via molto alchemica, molto tantrica, una via molto particolare, che usa appunto i vizi che ci fanno cadere per farci elevare. Via segretissima, via di pochi, via da sempre nascosta, perché non ha bisogno di nessuna rinuncia sulla faccia della terra e addirittura porta ancora più in alto di altre vie, ma per questo è sempre stata segreta.
Questa è la vera alchimia, non quella che parla di rinunce e sacrifici. Quella non è alchimia, quella è soltanto spiritualismo, oppure alchimia calcolata in altra differente maniera. Noi siamo nati per essere felici, noi siamo nati per provare piacere sulla terra per quello che si può, perché poi c'è tanto dolore. Noi siamo nati dotati della possibilità di avere la capacità di sviluppare le nostre cellule e di liberarle dal magnetismo malefico che ci è stato imposto. Noi siamo nati per poter provare beatitudine e celebrare sulla faccia della terra la potenza del creatore assoluto. Non ci ha fatto nascere per soffrire. Chi vi ha detto che ci ha fatto nascere per soffrire è per farvi soffrire, per spaventarvi e per dominarvi. La verità è l'amore, la gioia, la beatitudine. Chi riesce a convertirsi in questa maniera nella mente diventa libero. Gli altri saranno per sempre schiavi. Buona serata a tutti e buona fumata per chi vuole continuare a fumare, oppure buon dismettere per chi vorrà smettere.